arrivati e iniziamo a preparare la battuta di pesca di oggi, che sarà, come potete vedere anche se si vede poco nel contesto, al mare. Sarà una battuta saltwater. Cominciamo a caricare la barca per spiegarvi successivamente, ma dopo 2 minuti, dove andremo a pescare e cosa andremo a pescare. Intanto carichiamo la barca. Intanto che continuiamo a caricare vi spiego dove siamo. Siamo in Romagna, sul porto canale di Bellaria Egea Marina, quindi siamo nelle vicinanze di Rimini. Siamo con il mio amico della Romagna Ivan Faedi, non poteva che mancare in questa battuta di pesca, e vediamo più tardi che cosa andremo a catturare, che è un pesce molto presto, quindi partiamo molto presto per essere sullo spot appena albeggia. Vi spiegheremo che pesce particolare andremo a cacciare oggi. Allora, stiamo uscendo dal porto canale, quindi è ancora molto buio. Chiediamo al nostro comandante, perché sta anche guidando la barca, quindi oltre che farci da guida pesca fa anche il conduttore del natante. Ivan, di cosa, che pesce andiamo a insidiare oggi, che è un pesce particolare che c'è prevalentemente in questa stagione, giusto? Certo, buongiorno a tutti, stiamo uscendo verso, sono le 5, 5 e un quarto, metà settembre, e stiamo andando a cercare degli spot dove stazionano delle lampughe che arrivano in questo periodo e poi fra circa una settimana partono per andare negli spot molto più profondi, quindi più lontano. Quindi questa mattina cercheremo di insediare questi, Marco. Speriamo che il mare ci assista, la giornata è bellissima. Sono pesci molto particolari, vivono in branco, sono velocissimi, quindi, e soprattutto bellissimi esteticamente, di livello di livrea, perché sono coloratissimi. E bisogna maneggiarli il più delicatamente possibile per poi mettere in acqua immediatamente, perché è un pesce che fuori dall'acqua dura pochissimo. La cosa particolare è che circa 15 giorni fa questi pesci erano 25-30 cm, oggi troveremo dei pesci che possono arrivare anche a 45 cm, quindi in giro di 2 settimane crescono il doppio. Sì, perché sono velocissimi, seguono questi branchi di acciughe di foraggio e mangiano per poi, presumo che facciano una trasferta, dopo emigrano in mari caldi. Sì, dopo da noi le peschiamo circa 40 miglia dalla costa, quindi siamo nella metà fra l'Italia e la Croazia e diventano grossi, anche 1 metro, pesci molto importanti da 5-6 kg, mentre qua troveremo dei pesci da 1 chilo, 1,5 kg. Io comincio con delle colorazioni molto chiare, perché con questa luce qui fanno molta differenza. L'altro colore che possiamo utilizzare è il colore sardina. Non so con cosa partirai te. Sì, io ho messo un classico blu sardine, quindi una colorazione molto classica da mare. Vedo delle boie, Ivan, quindi stiamo pelando un vivaio? Sì, stiamo venendo qua vicino al vivaio e qui per convenzione dobbiamo pescare necessariamente fuori dal perimetro del vivaio. Noi pescheremo a 50. Vuol dire che naturalmente ci sono delle normative di navigazione dove dobbiamo stare lontano da questo vivaio. Esatto. Però intanto lo sfruttiamo perché il vivaio è risorsa di vita, giusto? Sì, sì, qui questi pesci stanno qua attorno. Stanno qua attorno. Certo. Noi, Marco, pescheremo all'esterno, cercheremo di lanciare dai 50 ai 60 metri di distanza su delle mede, vengono chiamate così, che sono le boe di segnalazione del vivaio. Quindi dei lanci molto lunghi. Molto lunghi, e questi pesci amano stare all'ombra di questi grandi ostacoli, quindi se trovassimo un tronco in mare, se trovassimo degli ostacoli in mare, lì sotto sicuramente. Cioè, vuol dire che una delle cose carine di questo pesce è che lui sta all'ombra, gli piace stare all'ombra, quindi il trovare un tronco portato da un fiume, il trovare un legno, il trovare qualsiasi cosa, in questo caso queste boe molto grosse, loro si posizionano sotto, praticamente nei momenti di non caccia vanno a digerire quello che è il pesce che naturalmente precedentemente hanno cacciato. Allora, stiamo cercando di pelare il più possibile quelle boe, che sono quelle di delimitazione dell'area dell'impianto, proprio perché loro stanno attorno a queste strutture, quindi abbiamo fatto qualche lancio, non abbiamo ancora sentito niente, facciamo dei recuperi molto veloci per cercare di quelle in attività di spronarli. Non abbiamo ancora sentito niente. Cerchiamo di fare dei lanci lunghissimi, Marco, per arrivare là vicino a questi ostacoli. Poi generalmente appena il jig casca nell'acqua
a me piace picchettarlo un po', dargli qualche picchettata, poi faccio delle cercate molto lunghe per cercare di tenere il jig più in alto possibile. E la lampuga, contrariamente agli altri pesci, mangia in grande velocità, quindi queste cercate lunghe poi devono essere seguite da un recupero molto veloce del mulinello. Così. Siamo arrivati là vicino, picchettiamo un po' per alzarlo e poi allunghiamo la cercata. Se sono in prossimità dello spot, generalmente gli attacchi li fanno su queste cercate lunghe. In questo momento non abbiamo ancora visto nulla. Prima boa non abbiamo trovato pesci in attività, ora andiamo attaccato a un'altra struttura a vedere sempre una boa che c'è in mezzo al mare, con questi vivai, e a vedere se lì c'è qualche pesce più attivo. Ehi, saltano però, ci sono. La boa, L'hai visto saltare? Dietro la boa è saltato qualcosa. Sono lampughe? Più dentro al vivaio però. Sono lampughe. In questa boa, tra la boa e la delimitazione del vivaio, sono partite un paio di mangianze con degli attacchi di un branco di lampughe, sicuramente erano lampughe perché erano gialle, a cacciare. Quindi abbiamo lanciato gli artificiali ma non hanno mangiato. Ora proviamo a ridurre la dimensione dell'artificiale, perché se il foraggio si abituano a cacciare sul foraggio piccolo, probabilmente memorizzano quelli. Ce l'ho! È un pesce bello. Non è una lampuga. No, non è una lampuga. Tira troppo e non viene. Vediamo che cos'è. Una letterata. Bella però la curva di questa Sils. Ah, non viene? È una letterata, Sì, è una letterato. Punta verso il fondo, senti? Alletterato. Un letteratino. No. Sì. Eccolo qua. Abbiamo ridotto, hai visto Marco, la dimensione del... Abbiamo ridotto la dimensione artificiale, bellissimo. Guardate che bello. Sì, hai usato sardina? Sì, colorazione sardina. Grazie. Liberiamo, eh? Sì, certo. Via. Riproviamo a tornare sopra, perché prima le mangianze erano lampughe, eh? Quindi delle volte succede che nei branchi sono misti. Piccolo sugherello, quasi più piccolo dell'artificiale. Che sto usando oggi è la Sils, una famiglia di canne all-round che dal nome Sils naturalmente dedichiamo al mare. Canne che vanno da 7 piedi e 6 fino a 9 piedi, carbonio CX1, manico touch come potete vedere, quindi si è completamente a contatto con il blank della canna, quindi c'è un alloggiamento dove mettere il dito, 2 pezzi, anelli con profilo K, quindi per evitare in questi lanci molto lunghi che magari la treccia si annoda nel filo, per evitare di rompere, quindi scivola via l'asola che eventualmente può fare col filo quando si allenta, ed evitare di fare, nel momento che lanci, di evitare di rompere la treccia. Ecco. Nuovo Invictus 4000 in questo caso, un mulinello molto bello, quindi una famiglia di mulinelli Invictus, è un po' un top di gamma con i mulinelli di Casa Trabucco, con la treccia SX8 8K. Naturalmente con la frase mai una gioia ci mancava anche il temporale, quindi in questo momento sta piovendo, pesca bagnata, pesca fortunata, speriamo. Noi non molliamo, non si molla mai.
nel mondo. Abbiamo trovato un branco di lampughe strepitoso, guardate quante ce ne sono dietro questa che è l'amata. È un pesce anche bello, di taglia molto bella, guardate dietro. Colore di questo pesce, bellissimo. Adesso dobbiamo si è già slamata direi. Eccola, bellissima, guardate che livrea. Bella questa. Grande pesce, questa è grossa, Utilizziamo una canna molto potente, ma guardate come piega. Schiamo con un piede 1. Abbiamo utilizzato un colore molto iridescente, il pesce si è già slamato, siamo pronti per il rilascio. Stiamo utilizzando come esche i nuovi Metal Asami, quindi che si stanno comportando molto bene, quindi prima ci hanno regalato eccola, una letterata. Eccola. Guardate che salti, guardate che salti. Si è slamata, guardate quante ce ne sono. Guardate quante ce n'è, madonna che pesci. Allora io cambio colore perché questo pesce è particolarmente sensibile ai cambi di colore, ha una memoria fotografica sui colori e delle volte cambiando repentinamente i colori degli artificiali ricominciano a mangiare in maniera importante. Ok Marco, prova a fare andare giù adesso il jig sul fondo, proviamo a tirarglielo su quasi in verticale. Delle volte fa una differenza enorme, perché poi imparano. È un alletterato, vai in prua. Ivan, aspetta che sta andando, avrà preso via 5. Ciao, quello è un pesce, Ivan. Stai lì, che ti porto io, giro, questo Marco. È un pesce, Ivan. Giro, sta lì. No, ma non si ferma la frizione. No, non lo porteremo mai a casa, mai. Queste sono le sorprese del mare. Veniamo a prendere dei pesci a 40 cm, ma abbiamo attaccato qualcosa di molto più grosso. Si pensa possa essere un bel alletterato. Questo Marco è un alletterato. Vai un pelo indietro, Ivan. Indietro, sta andando sotto la barca. Fallo passare sul muso, bravo, così. Marco, stai davanti che ti porto dove è il pesce. Pensate che stiamo usando una canna ultralight con un casting di 45 grammi, una 8 piedi. Guardate che pesce, mamma mia, mamma! È una lampuga. Da buon pescatore d'acqua dolce, ora ho caldo alle orecchie. Guardate che, mamma mia! Bisogna stare attenti perché queste qui così si staccano e bisogna stare molto attenti per l'artificiale, bravo. Sicuramente un bellissimo pesce, non un mostro, ma pescando in mezzo a è un pesce da 50 cm abbondanti, quindi un pesce sicuramente bello, allamato da fuori perché in mezzo al branco succede anche questo qua. Bellissimo pesce, attaccato un classico colore, bianco, testa rossa, a volte è l'esca che esiste nella vita ma risolve a volte i problemi. Bellissima lampuga. Vediamo nei dettagli, Ivan, che cosa abbiamo utilizzato, che ripercorremo un po' l'utilizzo delle canne, andremo a vedere più nei dettagli le canne mulinelli, però ora parliamo del contorno. Quindi partiamo dalla treccia, che è il proseguimento che ci permette di lanciare la nostra esca. Che cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo due trecce intanto completamente diverse l'una dall'altra.
Io preferisco utilizzare una multicolor. Oggi ho scelto la SX8 con un piede all'1,2. Si può pescare per queste pesche da un piede 1 fino a un piede 1,5, perché delle volte fra un po' di giorni cominciano ad arrivare anche qualche alletterato e possiamo avere qualche possibilità in più. Okay. Però più leggera è la treccia, chiaramente più facciamo lanci molto lunghi, Marco. Okay, certo, una delle caratteristiche della treccia proprio. Ha una caratteristica poi particolare che cambia di colore, giusto multicolor perché proprio perché cambia di colore. E poi è molto cilindrica, quindi anche nei recuperi molto lunghi e con delle cercate lunghissime non tende mai ad attorcigliarsi. Questo è fondamentale. SX8, sottolineiamo che vuol dire che è una treccia formata da 8 capi. 8 capi. Questa è una 300 metri e anche sui mulinelli che hanno spessori, hanno poca capienza di filo, essendo così piccola si può imbobinare tranquillamente il mulinello completamente. Io la monto 300 metri su un mulinello direttamente così. Io invece ho utilizzato l'SX8, sempre di casa Raptor, è una treccia con le stesse caratteristiche di quella appena indicata da Ivan, di 8 capi, monocolore, colore chartreuse, una treccia classica, la utilizzo anche nelle altre discipline, in acque interne, a Trotara, quindi in altre discipline. Una treccia che è resistente al nodo, resistente all'abrasione, dobbiamo rendere tutto invisibile. Assolutamente. Il finale che si utilizza per fare queste pesche è l'FC 403 Ultra Pink. Diciamo è un fluorocarbon conosciuto da tutti come forse il miglior fluorocarbon che si può trovare. Usiamo due misure, Marco, o lo 0,33 o lo 0,37. Io avevo il 33 e io il 37. Utilizzo il 37 solo per una ragione, perché le lampughe, avendo molti denti, tendono a rovinare tantissimo il ricordiamo, finale. La lampuga è un predatore, quindi rosicchia il filo. È anche consigliabile dopo 1 o 2 pesci accorciare un pelo e rifare il nodo proprio per evitare di rompere, perché sono pesci che arrivano molto a livello di velocità e voraci sull'esca, quindi proprio la inghioiano. Finale io ne faccio circa 1,5 metri, una bracciata come si dice, perché mi permette, come dicevi te, di poter accorciare durante la pescata 5 cm, 5 cm e poter completare assolutamente la pescata. È un prolungamento particolare e preciso della treccia, perché essendo diciamo un fluorocarbon, quindi abbastanza rigido, anche se la caratteristica di questo è estremamente la morbidezza quando scende l'esca. Molto importante la morbidezza, perché la nostra presentazione dell'esca è naturale, quindi cosa vuol dire? Che presentiamo al pesce un'esca il più possibile vicino a quello che è la verità del foraggio che lui verrà ad attaccare. Esattamente. Dobbiamo far attaccare questi predatori. Una delle cose più importanti, l'esca. I nuovi asami, dopo un periodo di assenza, sono arrivati con un nuovo look, nuove forme, nuovi colori. Quindi penso che abbiamo sviluppato assieme da un po' di anni un'esca semplice, con un giusto rapporto qualità-prezzo, ma altamente catturante. Assolutamente. Le leggiamo in queste scatoline in EVA, poi hanno le sue fessure per poter tenere gli artificiali. L'esame è fornito 10, 15, 20, 30, 40 grammi, che sono le grammature più usate, venduti in serie con una sua ancoretta. Però c'è la possibilità di fare una cosa. Nel mio caso li ho utilizzati, chiamiamolo al naturale, così come vengono forniti, ma c'è la possibilità di aumentare il potere, neanche attrattivo, ma il potere di rimanere attaccati all'esca. Iva, ad esempio, li customizza in un modo diverso. Come avete potuto vedere, la lampuga è un pesce che quando viene catturato tende a saltare fuori dall'acqua. Questi salti repentini molte volte portano a far sì che il pesce si slami. Per aumentare il potere catturante e soprattutto delle volte quando... Perdonami una cosa, i suoi salti, lei lo sa, che più salti fa, più ha possibilità di liberarsi dall'esca, giusto? C'è anche un altro aspetto, che la lampuga molte volte quando caccia per territorialità tende a colpire il pesce sulla testa. Quindi io ho modificato i nostri asami aggiungendogli un amo montato direttamente sulla testa con uno split ring. Utilizzo i nuovi light game di casa Raptor e misure che prediligo sono la numero 1 e la numero 2 perché sono ami abbastanza importanti e, come durante anche il video abbiamo fatto vedere, servono per attaccare anche dei pesci in maniera un pochettino più importante. Quindi è molto mobile perché è montato su un treccino di Dacron, viene attaccato tramite uno split ring direttamente all'anello di testa. E con questa modalità delle volte fa delle cose incredibili. Mi è capitato più di una volta di catturare 2 pesci in contemporanea. Rivediamo le canne, ne abbiamo parlato un po' durante l'azione della pesca, ma purtroppo la situazione è molto dinamica e a volte non si riesce a spiegarle correttamente. Allora, nel caso mio ho portato in pesca la Sills. Sills è una famiglia di canne all-round da 7 piedi e 6 a 9 piedi, con un casting da 7 fino a 60 grammi, quindi una ampia fascia di grammature e di utilizzo.
Ho portato in pesca l'H, la 802 Medium Heavy, 45 grammi di casting, anche perché l'utilizzo di questi metal jig era dai 20 ai 30 grammi, quindi una canna altamente performante. Soprattutto le abbiamo scelte lunghe perché avevamo la necessità di lanciare oltre 50 metri. Calcio splittato proprio per lanciare a 2 mani, manico touch dove siamo a contatto direttamente con il black della canna. Vi garantisco che si sente nei recuperi veloci del metal, si sente il metal scodinzolare. Super Zin Black, CX1 il carbonio, anelli con profilo K. Gli anelli col profilo K aiutano veramente tanto se per un qualsiasi motivo si allenta la treccia, si forma l'aso nell'anello, questa inclinatura gli permette di scivolare via. 2 pezzi, classico spigo tradizionale, la rende praticamente quasi una monopezzo. Doppio blocco del mulinello, evita durante tutti questi lanci continui che si allenti la placca del mulinello, e ho montato Invictus, quindi un mulinello top della famiglia Trabucco, fornito in 2.5-4 5000, 5-2 rapporto di recupero, 10+1 i cuscinetti, mulinello altamente perforante, soprattutto una frizione spettacolare, come avete visto nelle fughe di questi pesci, li assecondavano ogni fuga senza rischiare di rompersi. Ho usato una Steel Wind, è una canna che mi hai consigliato te, perché io ti avevo spiegato un po' quali erano le caratteristiche di pesca, appunto quello di far lanci molto Una canna molto nata lunghi. sui tuoi consigli, cioè una canna che abbiamo prodotto quest'anno, una canna dove giustamente tu ci dici guarda, ci sarebbe una canna con delle altre caratteristiche, una canna con una grandissima schiena che lavora tantissimo di vetta. È una 2 pezzi, ma in realtà avendo un innesto molto lungo si comporta come una canna quasi monopezzo, perché il nostro innesto è un innesto poco cilindrico, cioè è poco conico, scusate, è molto cilindrico, un'impugnatura che secondo me è straordinaria, perché quando il mulinello è completamente serrato sembra che non ci sia neanche un sistema di regolazione, quindi l'impugnatura è perfetta, giusta la proporzione fra calcio e impugnatura del mulinello, perché ci permette nei lanci molto fast e molto veloci di essere fare questa veloci, leva, esatto. Quindi una canna corta, ma ci permette di fare tutti questi lanci che dicevamo. 5 misure di canna, io oggi ho usato la 2,47 m ad azione H, in particolare la SV 812H, ma quando utilizziamo artificiali, e questa ha un casting da 45 fino a 45 grammi, utilizziamo anche la HH quando utilizziamo dei jig un pochettino più pesanti. Una canna anche questa con anelli profilo K, per noi sono molto importanti perché ci permettono anche in condizioni quando il mare sbatte, che si bagnano le canne, che non si attacca mai la treccia. Questo angolo fra mulinello e primo anello secondo me è molto centrato, mentre il mulinello che utilizzo io, ed è un mio diciamo evergreen, è l'Oxenial 4005. Questo è in 3 misure, 3500, 4005, 5005, è un 5-2 di rapporto di recupero, è un large spool. Questo è molto importante perché, come vi dicevo prima, anche con trecce molto sottili ci permette di avere una capienza larga e fare lanci molto pronunciati. Un anello, un archetto sovradimensionato. Un archetto tubolare, certo. E voglio dire, su queste gercate molto lunghe a seconda mulinello saltwater, quindi i cuscinetti esatto, sono completamente stagni, quindi nell'acqua che la treccia porta su evita che vada all'interno dei mulinelli. E direi che questo è proprio un completo particolare per fare questi tipi di pesca, che vi ripeto non è solo legata alle lampughe, ma noi qui ci peschiamo gli electerati, peschiamo i lanzardi, facciamo tutti questi pesci predatori molto veloci. Sempre il bianco testa rossa, guardate che bel pesce, bello, una delle caratteristiche, dietro a una ce n'è anche l'altra. Vai tranquillo, vai tranquillo. No. Oh, questa l'ho pescata verticale, in verticale su quella che seguivano, quelle che ha appena attaccato Marco. Guardate quante ce ne sono, guardate quante ce n'è un tappeto, ce n'è un tappeto. Stanchi e sporchi, però possiamo dire che il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto. Sì. Ragazzi, abbiamo faticato perché allora chiamiamolo segreto era girare tutte queste boe che delimitano le aree di costare della zona e cercare il pesce, però non sappiamo quali, e vi garantisco quante miglia avremo fatte. Beh, oggi avremo fatto una trentina di miglia, poi Marco, soprattutto l'analisi che avevamo e quello che avevamo diciamo pianificato non si è verificato. Noi avevamo degli spot ben chiari dove dovevamo cominciare a pescare questa mattina, purtroppo erano a 0 pesci, quindi abbiamo fatto una scelta tardiva. Ci siamo allontanati di qualche miglia dalle cozzare, siamo intorno alle 5 miglia e mezzo, vicino a un autofono abbiamo trovato
una legnaia, la Abbiamo una chiamiamo zona noi. sporca, insomma, Sì, c'è una un sacco di legnaia. alberi, arbusti, frasche nell'acqua e E sappiamo lì- Ivan che sono sono dei rifugi, no, per le lampughe, assolutamente sì. e chiaramente cercando fra questi rami abbiamo trovato diversi pesci. Dopo 3 ore di sofferenza possiamo dire che abbiamo fatto un'ora di gioia che non Pazzia. ci capiamo più niente, perché purtroppo a me questi pesci mi fanno chiudere un po' la venina del pescatore e non si capisce più niente, anche perché poi dietro c'è un sacco, le vorrei prendere tutte. Tante ed è un alamate, casino. tante slamate. Tante slamate, quindi attenzione che non ci arrivi l'esca in faccia perché noi tiriamo, lei tira e quindi però giornata Ci siamo spettacolare divertiti, come no? sempre, quindi invitiamo tutti a venire, chiunque può venire a fare questa pesca, quindi basta noleggiare un natante o avere un amico con un natante o qualcuno che porti a pescare con un natante, attrezzature medio light, medio pesanti possiamo dire, e divertimento è a assicurato, assicurato. a 1000, sono pesci bellissimi. Quindi grazie Grazie a come te, sempre Marco. che mi fai divertire in mare e vi aspettiamo alla prossima puntata di Predator Zombie. Ciao a tutti.